Una ricetta spettacolare, davvero spettacolare. Con questa ricetta riesco anche a far mangiare le melanzane ai miei figli, che di solito non le mangiano perché sono fantastiche, anzi litigano per mangiarle. Burger di melanzana, buonissima, buonissima. Cominciamo, partiamo subito in quarta, via. Una bella melanzana, grossa, morbida, ben matura. Dobbiamo tagliarla a cubetti, ovviamente lavata. La pelle potete lasciarla, potete non lasciarla. Io l'ho lasciata perché dà quel tono un po' piccantino in più, però se non vi piace la potete tirare via tranquillamente. Naturalmente potete utilizzare il tipo di melanzana che preferite, anche quelle bianche. Adesso ci sono in commercio quelle bianche. Queste sono quelle normalissime, quelle rosse, quelle che hanno i semi, quelle viola, quelle che volete. Bisogna prima di tutto tagliare a cubettini. Più li fate piccoli e prima fate dopo a cuocere, perché dopo andranno un po' cotte, dopo vi faccio vedere bene, però tagliatele circa 1 centimetro, andranno benissimo. Le mettiamo direttamente in una pentola abbastanza comoda, abbastanza larga, perché sapete che io sono un lazzarone, non mi piace sporcare e non mi piace soprattutto lavare, quindi con una pentola io faccio tutto, facciamo tutto qui dentro senza sporcare 50.000 ciotoline. Metto tutte le mie melanzane tagliate a cubetti dentro nella pentola. Uno spicchio d'aglio, schiaccio, lo pelo e lo taglio a pezzettini. Non c'è bisogno di tritarlo, tanto dopo vedrete che con la lavorazione semplice che andremo a fare non è una cosa importante o rilevante. L'aglio è facoltativo, se lo volete mettere lo mettete, se non lo volete mettere non lo mettete, però io vi garantisco che è molto buono. Se volete potete metterci anche dentro della cipolla, ci potete mettere dentro del peperoncino, del cumino, dell'origano, quello che preferite, ma sicuramente ci andranno 2 bei giri di olio extravergine di oliva, di quello buono. Mettiamo sul fornello, fuoco a palla, manetta, bello forte, sale, pepe, anche il pepe è facoltativo, il sale ci va. Facciamo andare velocemente, facciamo andare forte, tenderanno all'inizio ad attaccarsi un po', ma non fatevi commuovere, Se si attaccano giratele, mischiatele e poi ci aggiungete un bicchierino di acqua, ma non aggiungete più olio, perché la melanzana l'olio prima lo beve e dopo lo restituisce. Quindi un goccino di acqua, un bicchiere di acqua, facciamo cuocere forte per 10 minuti, finché non vedete che ha riassorbito tutta l'acqua. A quel punto la melanzana è quasi cotta, non la bagniamo più, perché adesso comincerà a restituire l'olio che abbiamo messo all'inizio, per quello deve essere poco, e in più comincerà a cacciare la sua di acqua. Dobbiamo soltanto schiacciarla a questo punto, schiacciare, finché non diventerà così, una specie di poltiglia. Via dal fuoco, ce lo appoggiamo sul tavolo sopra qualcosa che non lo faccia scivolare, e questo è il mio prezzemolo surgelato, che a fine video vi metto anche il collegamento per andare a vedere il video come faccio a farlo così bello che si sgrana e resta bello verde. Ne gratto un po' e lo rimetto in freezer. Come vedete ho usato anche un bussolotto riciclato di plastica della mozzarella, perché a casa mia non si butta via niente. Prezzemolo, ci aggiungiamo un uovo e una bella grattugiata di formaggio fresco, parmigiano o grana. Se vi piace il pecorino va bene anche il pecorino, però non usatemi i misti, quelli delle bustine, e lo dobbiamo mischiare bene, una bella mischiatina. È ancora tiepida, non c'è bisogno di aspettare che raffreddi, l'importante è che non sia, diciamo, proprio bollente. Abbiamo ottenuto così una pappetta inguardabile. Dobbiamo addensarla, quindi usiamo del pane grattugiato secco, che oltre a dare morbidezza, a dare sapore, renderà l'impasto lavorabile. Quindi potremo creare polpette, potremo creare gli hamburger, quello che volete. Lo lavoriamo e il pane non posso darvi un peso esatto, bisogna metterne un po' alla volta finché non otteniamo questa consistenza lavorabile. Vedete che lo schiaccio, è come un impasto da polpette, lavorabile. Creiamo ora gli hamburger. Per essere preciso, per farli belli rotondi, userò un copapasta. Sotto ci metto del pane grattugiato, che servirà a non far appiccicare alla carta forno il nostro composto, e ce ne metto dentro una bella cucchiaiata. Dovete farli alti circa 1,5 centimetri. Con il copapasta sono molto semplici da fare e verranno perfetti. Ne metto dentro la giusta quantità, li schiaccio con il cucchiaio, un cucchiaio abbastanza piccolo, e rendo liscia la superficie del mio hamburger. Spingo bene contro le pareti e lo posso fare alto anche 2 centimetri. Lo potete fare alto come volete o più basso, come preferite. Il pane grattato che ho messo sotto impedirà che si appiccichi alla carta forno.
Se non volete usare un coupapasta o non ce l'avete, potete semplicemente mettervi un po' di pane grattugiato su una mano, mettete il composto sulla mano e sopra il pane grattugiato, create prima una polpetta, poi la schiacciate un pochino e avete creato l'hamburger fatto a mano, che va benissimo lo stesso. Verrà un po' più rotondo, un po' meno preciso, ma sarà fantastico comunque. Questi tipi di hamburger si possono cucinare direttamente nel forno, così come sono, forno già caldo, 200 gradi per circa 20 minuti, si possono fare in padella con l'olio, si possono impanare uovo e pangrattato, si possono fare alla piastra o in padella con poco o anche senza olio. Quindi attenzione, io vi faccio vedere la mia cottura preferita, ma voi potete farla, come dicevo, nel forno, alla piastra, fritti, impanati, come volete. Io metto un po' di olio nella padella, non tanto. Prima vi faccio vedere a farne 4 con un po' di olio, poco olio, e poi vi faccio vedere a farne 4 anche senza olio completamente. Cominciamo a farne 4 così. La parte che ha il pangrattato la metto sotto. Come vedete li potete prendere in mano tranquillamente. Adesso vi faccio vedere anche a fargli fare le acrobazie a questi burger qua. Sono bassi, cuociono velocemente, come vedete li posso prendere e sbattere che non si rompono e dentro restano morbidi anche il giorno dopo, sono favolosi, li dovete fare, mi ringrazierete per tutta la vita. Si vede la buccia delle melanzane che è un po' scura, però è anche molto saporita, quindi come dicevo prima decidete voi se metterla o non metterla. Metto direttamente nel piatto, non serve la carta assorbente e il poco olio che avevo messo l'avevo già tirato via in parte della carta. Ora vi faccio vedere cuocere gli hamburger di melanzana senza olio, vedete, giusto leggermente unta la padella, come se fosse una di quelle piastre di ghisa di casa per fare la bistecca ai ferri. Ecco, stessa cosa, metto i miei burger, magari devono stare lì un minuto in più se li fate completamente senza olio, e prima da una parte poi da quell'altra e saranno pronti. Metteteli in mezzo al tavolo e scappate perché vi morderanno. Ma adesso aspettate a chiudere il video perché devo dirvi una cosa importante. Se andate sotto uno qualsiasi dei miei video, anche questo, trovate sotto il rappanello una scritta blu dove c'è scritto le cose che utilizzo. Ecco, vi si aprirà una paginetta che ho creato per voi dove troverete tutte le cose di cui mi chiedete sempre, che utilizzo, che vedete nei miei video: il coltello cinese, i guanti da forno, le varie padelle, le teglie, la Pyrex di vetro che uso per friggere, tutto cose collaudate che vedete, che sapete come funzionano e che quindi potete andare a vedere tutti i collegamenti che vi porteranno direttamente su Amazon. Ora non mi resta che salutarvi tutti e ci vediamo alla prossima ricetta, e fateli i burger di melanzane che sono buonissimi.